Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering, sono James. Allora, questo è un report. Siamo andati alla conferenza, la EastCon San Diego, EastCon Historical Games. Ovviamente non siamo andati in California, a San Diego, in California, San Diego, vabbè insomma, ma è stata una conferenza online che si è tenuta grazie ai potenti ausili della tecnologia odierna, in particolare Discord, e in cui chi erano i partecipanti, diciamo, chi era sta convention? C'erano tutti pezzi grossi internazionali, c'erano dei designer del calibro di John Butterfield, Mark Herman, Folko Ranky, sì, vabbè, i primi tre che mi viene in mente, ma c'era veramente di tutto, c'erano tutte le case editrici, Compass Games, Catastrophe Games, c'erano tutti i vari autori dei giochi GMT, in particolare tutti quelli che sono nel programma di P500, giochi già usciti, giochi che stanno per uscire, giochi che usciranno. C'erano ovviamente anche un sacco di titoli Levy and Campaign, c'era sempre Mark Greenwald attivissimo, ma c'erano anche un sacco di seminari o così insomma. Comunque io ho fatto il mio programma e sono partito subito la mattina alle 10 del mattino. La figata era che andava bene per noi europei sta roba, e sono partito con una demo di Plantagenet. Ragazzi, tenetevi forte, a me piacciono i Levy and Campaign, tenetevi forte, sta arrivando questo titolo qua che è At the Printer, arriverà quest'anno, e un altro Levy and Campaign, dite la stessa roba? No, proprio per niente. Sto qua è proprio bello potente, a me è piaciuto un sacco e ne ho giocati tutti, quindi attenti a sto Plantagenet perché è veramente potente. Questo qua, allora, mischia elementi più classici dei diciamo point to point movement, tipo with the people eccetera, nel senso che hai piazzi influenza, hai azioni per piazzare influenza. Intanto vabbè, guerra delle rose, situazione Cousins Wars in England. Allora, particolarità prima grandissima, intanto vediamo sto tracciato qua all'esterno. Vinci per influenza, fai influenza influenzando zone, facendo azioni di parlé, tu ti muovi in una location, spendi il puntazione, fai il parlé, metti il tuo marker là, quello ti dà influenza, la toglie all'altro, però più dopo per fare questa azione deve spendere influenza che la dai all'altro. La particolarità più grande di sto gioco, adesso mi sto ubriacando perché vedo le immagini che scorrono, non ci sono i sieges ragazzi. Questo qua è tutto un gioco di hearts and minds, tu devi fare battaglie, devi conquistare il prestigio, i vassalli, non è che li hai nel map e te li convochi così, tu devi andare là a fare le azioni di parlé. Anche i lord hanno dei valori diversi, hanno un valore di influenza e funziona anche diversamente. Come vedete non c'è lo spot qua. Intanto vediamo le azioni, non c'è neanche il ravage, cioè non fai siege, non fai ravage perché non puoi buttare giù e distruggere le tue cose. Anche storicamente le battaglie sono venute tutte fuori le città, tipo per esempio il re è andato a Northampton, gli ha detto posso difendere dentro la città. Northampton gli ha detto no, e lui era il re. Infatti a battaglia di Northampton è venuta fuori dalle mura, e anche non ci si può mai ritirare nelle battaglie, tra l'altro. Vabbè, poi la questione dei trasporti è facile perché tu ti muovi tra le highways, quanta distanza vuoi con un'azione, basta che siano tue le città, mentre poi hanno i sentieri che ti serve tutta la carta azione per muoverti. I trasporti sono i carretti, anche qua, ma ci sono anche le fleet, roba interessante che vediamo dopo, che puoi praticamente andare da mare a mare. Ci sono 3 diversi mari, oppure vai in un altro mare, poi con un'azione dopo puoi andare sbarcare. Però intanto che sei in mare ti possono succedere robe, cioè nel senso ci sono le tempeste, queste robe qua. Comunque tu puoi spendere, fare queste azioni parlé fantastiche perché le fai sia nelle fasi levi che campagne, però in fase campagna è gratis, non ti costa tanta roba di influenza. Adesso
quello che mi ricordo. E praticamente puoi cercare di influenzare. Intanto vediamo qua i lord con i suoi valori. Vedete, c'è il primo valore influenza, che è quello a sinistra. Puoi influenzare città per passare dall'altra parte, oppure anche i vassalli. Puoi andare a tracciare percorsi a città adiacenti, oppure attraverso anche più distante, adiacenti ad altre città a cui sia adiacenti che siano dalla tua parte. Mentre l'azione della campagna è solo dove sei, però è gratis come costo di influenza. Alcuni loro sono più forti a farlo, altri no. Qua vedete intanto le carte comando, i plan deck che sbarcano come al solito. Oh, vediamo qua le battaglie. È fantastico, qua non si può ritirarsi dalle battaglie, non è che non accetti battaglie e ti ritiri. O combatti o vai in esilio, scegli di esiliarti. Qua c'è il discorso dell'esilio. Tante volte è meglio, dai un sacco di influenza all'altro, però ci sono 3 boxes che dopo poi in esilio in Francia, in Irlanda, bla bla, a seconda dello scenario eccetera, ti metti là, insomma, poi puoi ritornare in campo con altre azioni. No, puoi essere riconvocato tramite influenza, insomma, vabbè. Comunque è negativo perché dai un sacco di robe all'altro, però almeno, cioè qua devi cercare il successo, ti vuole la vittoria schiacciante sul campo per fare punti eccetera. Perché insomma è una dimostrazione, devi conquistare credibilità, devi avere questi successi eccetera, è tutta una roba di rincorrersi, di mettere influenza e così. Intanto vediamo qua anche il tassare, cioè non è come l'azione un po' diversa dalle altre parti. Intanto puoi tassare anche località adiacenti, dipende se sono dalla tua parte, comunque devi usare azioni di influenza a parte dei tuoi siti principali, e ti dà coin in base alla dimensione. Intanto vedete, la mappa ci sono varie dimensioni, però una volta che l'hai spremuta, e qua l'hai spremuta, cioè non è come dall'altra parte fai tax, sti qua continuano a darti soldi anche se ti costa l'intera carta. Esatto, una roba invece, se tu non puoi nutrire la tua gente, intanto tassi la città dove sei sopra e gli metti proprio un exhausted, e poi il discorso è, dato che tutte le città adiacenti in cui sei fanno uno shift verso l'avversario, cioè vedete sti marker qua con le rose, c'è la rosa bianca e la rosa rossa, tipo su Oxford c'è la rosa rossa, e quindi o passa l'avversario, oppure se è tua va neutra. Ovviamente anche qua l'heavy phase la fai solo su località tue, quelle neutre non valgono, neanche quelle avversarie. Intanto vediamo qua il marker fuori all'esterno, ci sono gli influence points, poi ci sono altri 3 marker nel coso, che vabbè, se me lo rinquadra, che praticamente va a seconda chi controlla più. C'è uno per le città, uno per le fortezze, uno per i villaggi, e chi controlla più di un tipo alla fine della fase campaign guadagna tanti punti influenza, ma non dipende quante, cioè se ne controllo anche solo una e tu 0, cioè prendo i punti io. Poi si guarda chi ha anche più influenza nelle varie regioni, poi si guarda anche chi ha più lord in campo, e anche loro fai la differenza del valore di influenza che hanno il loro valore, e là ti prendi praticamente i points. Dopo c'è un altro numero nuovo nel coso di mat dei lord, che è il valor lord, praticamente hai i reroll in battaglia. Un'altra roba delle battaglie che sono super terribili, cioè qua muore un sacco di gente, infatti si è fatto anche il conto che sono morti, non so, l'80% di lord è morta quelle battaglie là. Praticamente se tu ti ritiri, no, se tu non ti cioè se tu vai in rotta hai un death roll, praticamente nel risultato di tiri un d6 sull'1 o il 2 il tuo lord va disbanded, da più di 2 a 6 muore, cioè ciao. Se tu invece dichiari la resa, che qua vabbè metti il segnalino fled, nel senso sei fuggito,
E invece hai un -2 a quel tiro di dado, quindi è un po' più salvezza. Va bene, dai, queste sono le robe un po' così di getto che mi ricordo. Comunque veramente bello, un titolo interessantissimo, cioè io non vedo mai, ho fatto il P500 da una vita, vabbè. A me piacciono queste cose. Però perché dici, vabbè, un altro level campaign, però sti level campaign, cioè veramente questo qua è fatto bene, è proprio, cioè sono tutti fatti bene, ma è proprio bello, è interessante, ha tante robe nuove, tanti concetti nuovi, ha un altro merge con altre, cioè un mix con robe nuove, questo movimento di le stazioni, influenza, tutti questi parlé, eccetera. Eh, eh, Sembra molto ancora più aperto degli altri, cioè si stanno evolvendo, eh. E come raffinatezza è molto raffinato, raggiungiamo forse i livelli di Almoravid, che è il più raffinato per me, l'espressione massima Level Campaign Right Now, nel migliore, cioè, ma obiettivamente dai, anche se sono tutti stupendi, lo sapete quanto adoro Inferno dai video che ho fatto, se li avete visti, se no ame. E comunque dai, lo aspetto con sommo gaudio, goduria e attesa, anticipazione, vabbè, quello che volete. Buon, passiamo al prossimo. Oh, poi abbiamo fatto una partita e Fading Star, un bel coin in Somalia, ce ne priviamo, cioè ragazzi, robe Black Hole Down, sta roba qua, va bene, molto interessante, vabbè, insomma, coin classico, molto molto ricco, però molto ricco, vediamo, abbiamo 4 fazioni, vabbè, ovviamente ci sono, adesso non mi ricordo bene i nomi, io ho fatto i Piracy, ho fatto pirateria a nastro, poi ci sono, vabbè, le cellule islamiche, poi ci sono le milizie locali, poi ci sono le forze di intervento, insomma, esterne. Vediamo, vabbè, classico sistema coin, interessante la mappa, cioè ci sono tutti questi porti, poi la città di Mogadishu che invece è suddivisa in vari settori da controllare, Al-Shabaab, quello musulmano, vedete le classiche operazioni degli insurgents, però con robette un po' diverse, però insomma dai, more of the same, però se vi piace tanto distant play, queste cose qua, spoiler, a me piacciono, qua avete stragiocati, qua avete il resto. Cioè molto molto più ricco, molti elementi nuovi, ovviamente, chiaro, bella mappa cangiante, robe interessanti. Qua vedete l'Amisam, che sono le forze di intervento. Intanto qua vediamo le condizioni di vittoria abbastanza classiche. Possono portare truppe fuori, però ci sono, tipo, l'intervento può essere dall'Etiopia, dal Kenya, varie nazioni che a seconda di una soglia sulle condizioni di vittoria, sul tracciato di vittoria, possono entrare. Hai delle truppe disponibili, cioè non è che hai tutto quello che vuoi, però cioè, pestano rispetto agli altri. Qua vediamo intanto le soglie, vedete tipo la bandierina lì sul coso. Poi invece sono i piracy, interessantissimo questa cosa della pirateria. Hai il piracy deck con questi mazzi qua, praticamente tu hai il tuo mazzo di carte di piracy che quando fai l'azione, vedete tanto sti porti eccetera, e quando fai l'azione tu ne riveli 3 e dopo devi fare anche e scegli, praticamente magari ti si rivelano degli obiettivi che hanno dei diversi valori, poi devi tirare un dado per sommi quello con altre condizioni per verificare se riesci ad abbordare tipo una nave o quello che è. Dopo vediamo bene le carte, intanto qua available forces dei cosi, degli Amazon. E praticamente dopo ci sono tutti i vari modificatori eccetera. Metti che ce la fai, tu dopo la devi ormeggiare tipo su un porto, portare a qualche parte, devi avere anche abbastanza forza disponibile lì, devi farti una base praticamente per farla attraccare, oppure domandi affiliazione a un'altra fazione, anche là tutto scatta tutta sta roba di diplomazia, perché dopo puoi prendere gli ostaggi e quindi dopo hai le azioni di ransom, e tipo sti ostaggi sono come i mega cachet di Cuba Libre, no? Quindi ce li hai là, è la patata bollente, finché non li incassi fai soldi. I piracy sono come praticamente i warlords, queste robe qua, però sono tutte queste nuove meccaniche qua. E poi c'è l'insurgent che è l'islamico qui, che
vabbè, anche questa è reminiscente di altre. E dopo c'è il governo, che è sempre quello, sta col patronage, bla bla bla. Però come mi sono divertito. Dopo ci sono queste carte qua che sono una roba nuova, la Clan Struggle, che è mescolata, non le ultime 4 c'è la propaganda, ma quelle prima, ogni campagna è fatta 14 carte. Insomma, quando è fatta questa fai tutte ste robe qua, poi c'è una asta per vedere queste regioni evidenziate qui, e chi vince l'asta mette una base, insomma 2 truppe là. Però prima ci sono queste fasi qua di tipo dei roadblock phase, perché quella è una roba super, sto gioco qua. Ci sono tutti gli shock markers sulle lock line of communication, che li mette ovviamente gli insorgenti tramite vari fasi o delle cose. Quando uno ci passa sopra li devi rivelare, e là potrebbe esserci anche un ambush, un qualcosa, a seconda di come agisce, di cosa ha intorno. Vabbè, insomma, sto qua a spiegare tutto. Insomma, anche diventa difficile muoversi, molto tattica come roba, è stata molto carina. Molto carino. Intanto vediamo qua le carte, sono sempre belle, insomma, dai, sempre giochi interessanti questi. Come facciamo qua? Intanto vediamo qua capabilities, vediamo, sempre al solito. Comunque sequence on play, anche questo è abbastanza di stampo classico, insomma. Però questo è un coin bello, bello ricco, ragazzi, ed è bello, cioè è poco da fare, cioè se ti piacciono i coin, non è che sono sti cosi che cercano di avvicinare quello, quell'altro. Questo è un coin, come si può dire, senza, cioè con le sue, con tutti i rotondi. Intanto qua vediamo le carte di piracy. Intanto vedete, cioè, hanno rivelato queste tre, no activity, questo, e poi c'è una nave, vedete, sta cruise ship che ha sto valore di hijack. Cosa vuol dire? Tu tiri il dado, un D6, aveva una capability che mi faceva tirare 2 per la prima campagna, poi a seconda di quante cellule riveli su un posto o un altro, anche là i modificatori. Vabbè, insomma, se fai il valore di hijack o di più riesci a prenderla. Però poi ha anche un valore di ancoraggio la nave, quindi cioè, io qua non avevo abbastanza gente da metterla da qualche parte, mi è toccato fare un patto con l'islamico. Ho detto, ascolta, fammi ancorare qua. E poi successivamente non sono riuscito neanche a prendere il controllo dello spazio. Vabbè, comunque ho fatto un accordo che mi dava 8 risorse, le ho incassate, ne ho date un paio. Vabbè, sto inglese qua, anche troppe, maledetto. No. Vabbè, insomma, vedete qua che stiamo rivelando le piracy deck, perché ho fatto un'altra azione dopo di pirateria. Guarda qua quante belle robe. Comunque dopo queste, quando le rivelate, basta, le togli dal mazzo. E più pirateria fai, c'è un altro mazzo a fianco, che ti mettono carte che sono negative per te, gli altri giocatori. Poi possono metterli tramite eventi e tramite altre robe. Quindi possono condizionarti il mazzo qua e romperti le scatole. Queste qua buone, comunque anche se le peschi buone poi non ce le hai più. Tu hai anche robe per pulirti il mazzo, casomai, cioè, sempre tramite gli eventi, ragazzi. Quello è, se fai un evento sai che non fai le azioni, poi resti indietro, poi la gente si lamenta, no, non è mai il mio turno, non riesco a fare niente, brutto gioco. Vabbè, ma non sai giocare, cioè quello è. Bisogna prendere, sfruttare le opportunità. L'evento solo se è super importante, ragazzi, sono ops, bisogna massimizzare. Comunque vediamo qui, poi ci sono anche sti segnalini rossi qua col mitra che vediamo a Villa Somalia qua a Mogadiscio, cioè ci sono i Clan Struggle, cioè, ce ne sono per tutti i colori, i casini. Dai, questo qua è stato un bel coin, mi sono divertito, ho fatto una partita 2 ore e mezza, abbiamo fatto, vabbè, tutte le spiegazioni design, tutte le domande eccetera. Abbiamo fatto una campagna. Le campagne sono di 14 carte. Intanto qua vediamo special activities dei pirati. Tu fai il piracy con Raise Trouble, però non puoi fare dopo l'azione di Ramso subito, ovviamente. Però puoi fare rally dopo Ramso, quindi rally ti butti tanta gente e roba per prendere il controllo, poi fai Ramson, così se hai il controllo ti incassi te la roba senza se e ma.
E dai, così dai, simpatico, simpatico, che questo è in P500 di GMT, è stato è made cut, quindi ancora indietro, però insomma sistema super stabilito e vedremo. Boh, dai, passiamo al prossimo. Mi sono dimenticato ci sono anche le Ramadan Offensive, che è una carta che può selezionare l'islamico, degli obiettivi segreti durante la partita che può fare, che dà ancora più ricchezza al gioco. Oh, poi speriamo un altro level che avevi per forza, dai. Questo è The Montfort, gioco level campaign sulla crociata albigese, no, contro i Catari, è del padre del Montfort, il famoso figlio che ha dato via a guerra i baroni. Intanto prima qua ho avuto un po' una cool interaction, una chat con l'autore, Gareth Donegan, grande, e poi ho giocato io la partita con lui e praticamente mi sono preso subito i cosi, i crociati, perché mi sembrava che insomma fosse una bella sfida. Praticamente loro partono e spingono. Qual è la cosa di questo gioco? Che tu non è conquisti la città, hai subito la guarnigione eccetera, qua bisogna conquistare la terra praticamente e ci devi mettere tu le guarnigioni e le truppe, quindi a un certo punto ti trovi a spingere, vedete partiamo dal Montfort qua a Narbo, Carcassonne, e non hai la gente, ti sei super allungato, overstretched, e ce l'hai un po' in quel posto a un certo punto, quindi c'è una fase di conquista e dopo reconquista. No, va bene, dai, non spariamo robe che mischiamo robe che non c'entrano niente. Bello però perché qua ti arrivano rinforzi ogni stagione, ci sono i crociati che vengono ad aiutarti, truppe che arrivano, le peschi tramite varie stagioni, 1, 2 o 3, poi le recluti e vengono messe in 2 box. Tanto qua vediamo le guarnigioni delle città, vedi Crusader Garrison. Tu devi tracciare una line of supply e ti possono arrivare rinforzi fino al fronte, diciamo, perché vengono fuori o dal sud o più tardi o dal nord, e questi però ti restano una stagione solo, arrivano là, fanno il bottino, vanno così in ferie i crociati, poi è stato bello, tornano a casa. Comunque anche hai le truppe regolari, diciamo. Tanto vediamo qua, insomma ragazzi, questo è un prototipo ancora indietro in fase di tuning, playtesting, però bella l'arte della mappa, a me piacciono le cose. Vedete, questi sono i rinforzi, abbiamo pescato i nostri crociati e Crusade ce ne sono, no, adesso li sta dimostrando, questa è ancora fase di spiegazione. Intanto qua era saltato coso, vabbè. Poi c'è tutto un discorso del fervor qua, il fervor e della resistenza, che non sono questi sono i crociati che ci sono i vari tipi, ci sono quelli del papa, gente intorno, altri che così, vedete i mega cavalieri là che arrivano. Comunque stavo dicendo che, vediamo, sto punto qua il discorso del fervor, che praticamente ci sono delle box sotto la mappa. Quando tu conquisti città, fai fuori lord, eccetera, c'è fervore, Deus Vult, e quindi ci sono questi segnalini, te li puoi tenere nella tua box o li metti nella mappa. Quando li metti nella mappa diventa più facile, hai bonus per la surrender delle città, oppure puoi stabilire altre supply sources, quindi per andare fino a nord è lunga, insomma, se non hai quei fervor là, come fai le supply in giro? Quindi c'è tutto questo discorso qua di stabilire queste robe. L'altro invece, i cosi, gli occitani invece hanno il discorso della resistance, quindi o toglie il ti fa o togliere il fervor o rende più difficile insomma la presa delle città e delle robe. Poi ci sono queste terribili fortezze su queste montagne, cioè che hanno 5 di mura. 5 ragazzi, 5. Hanno anche una guarnigione magari più esigua, perché sono di castelli, delle cose, ma cioè, se un lord dentro sono quasi imperdibili. Infatti all'inizio sono stato un po', io partivo a Carcassonne, avevo questi 2 lord qua intorno che mi minacciavano, lui diceva all'inizio si spinge, si corre di qua, vuoi andare, che c'è questi 2 qua che ti premono i fianchi. Comunque ho preso subito la città a sinistra, poi più tardi vedremo. Ho fatto fuori il lord, poi con il lord in Narbo sono riuscito un attimo, però loro sono venuti giù, mi hanno tagliato le vie di supply, mi ero preparato con lord in Narbonne a contrattaccare e insomma ho mantenuto la line of supply e ho anche rispento indietro gli altri, insomma ho avuto un bel inizio. Infatti Gareth mi si è complimentato, ha detto cavolo, è stato bravo.
vabbè, dai. Comunque dai, ma è divertente, è stato divertente. Cioè, a me piacciono, dai ragazzi. Questo qua comunque Plantagenet è fatto, è finito. Questo qua ha la sua long way ancora. Ma bello, bello, molto divertente, spunti interessanti. Oh, poi demo di Vijayanagara. Ragazzi, segnatevi sto titolo, è ancora in art Final Development di P500, ma è un prodotto già super testato, fatto, finito anche l'art, è cosa finale. Però segnatevi sto titolo qua, che poi vediamo che se non è vero quello che dico, venite a darmi fuoco a casa, magari no. Però posso dire, perché sono strasicuro, questo quando viene fuori è una mega potenza per tutti, nel senso, amici Eurogamer, lasciate stare Root, sta roba, queste schifezze qua. Va bene, scusate, Root penso sia l'unico gioco che non mi piace, a me piace tutto. Ragazzi, grandissimo gioco questo qua, bello, intelligente, testatissimo a tutto tondo, bello di grafica, un tema che cioè io non sono hooked, cioè non è che mi prende eccetera, però super spiegazione del designer, India medievale. Ci sono i mongoli sopra che vadono, ci sono queste tre lotte interne, c'è il sultanato di Delhi, c'è il Vijayanagara che inizia nella fazione a sud, che è quella più debole, dopo ci sono gli altri, non mi ricordo. Vabbè, combattono cioè medioevo in India, ragazzi, stiamo parlando del XII-XIII secolo. E vabbè, quell'evento del XIV, vabbè, con questi anni qua. E super interessante, una volta che ci sei dentro sei curioso, è affascinante, quindi potrebbe interessare tutti. Ma praticamente questo è della serie Irregular Conflict Series, della serie, esatto, della GMT Games, dovrebbe essere il primo vabbè, capitolo, ma non so, che ne faccio quanti ne voglio, non mi interessa. Questo è un bel gioco, mi interessa anche la serie, eccetera. Bel gioco. Coin, sì, prende tanto dai coin, ovviamente, vedete, questi commands, decrease, però specie di un coin per tutti, ma è un coin a tutto, cioè è un gioco bello a tutto tondo, super interessante. Intanto è da 3 giocatori, particolarissimo. Poi abbiamo il non player, che sono i mongoli, vedete i mongoli qua da nord che spingono, vabbè, robe viste, riviste, straviste, Falling Sky con i germani, no? Poi hanno fatto anche Italy 45, 40, 43, 45, c'era l'alleato non giocante, scoperta l'acqua calda, cioè era già stato fatto. Comunque è super bella sta meccanica qua. Abbiamo tutto il controllo, le storie delle rivolte di qua e di là, cioè streamline, un sacco di decisioni, però super rigiocabilità, super fatto bene, e anche funziona bene con meno giocatori di qua, cioè, super playtestato, cioè a me ha fatto una grandissima impressione, anche se non gli davo tantissimo perché non mi è mai interessato per il tema, ma è veramente fatto bene. Poi vedete che bella anche l'art, le carte, che male non fa, però l'importante è che qua c'è veramente un bel gioco. Poi vabbè, vedete sotto in basso a destra c'è una roba, il motore tipo mega facilitato dei coin, comunque vabbè, la roba che qua si puoi fare una limited op, che qua si chiama diverso, e ti ritieni eleggibile. Qua hai tutte le tue box, le truppe che puoi mettere in base all'influenza che hai in mappa, cioè non è che le hai tutte available, devi fare le tue robe per portarle reclutabili. Il sultanato deve difendere Delhi, però deve avere a che fare con gli altri, non li puoi attaccare finché non si rivoltano. Vabbè, insomma, adesso sono un po' confuso, però ho fatto un sacco di giochi. Comunque, poi ci sono, guarda, ci sono anche i cosi qua, ci sono anche i counter, ragazzi, la cavalleria che puoi usare in battaglia, quindi dai, ce n'è per tutti. Questo è un bel gioco che può essere ponte, sicuro, ma è un gioco che piace sicuro agli Eurogamer, se sono intelligenti, ma piace a tutti quelli che vogliono giocare un bel gioco, a flavor storico. Vedete, tanto qua vedete battaglie, tiri dadi eccetera. Questo qua sì,
vabbè, tiri dado e il risultato positivo in base a quante unità hai in battaglia, quindi se hai 3 unità colpisce 3 o meno, poi hai le cavallerie possono essere usate come schermo in difesa per togliere dadi, in attacco per diminuire il numero del dado, ovviamente le node le spendi, le hai spese. Poi c'è super diplomatico sto gioco qua, anche qua, vabbè, come, cioè, alle robe dei coin più un coin più streamlined, però fatto veramente veramente bene, e che, cioè, ti tiene attaccato subito. E ricordatevi, sto Visione Gara qua secondo me sarà veramente un bel gioco, e lo aspetto. Dai che bello, guarda qua, guarda i mongoli qua che attaccano, tremendi. Bello, mi ha fatto una gran impressione. Boh. Poi demo di Cuius Regio, un altro gioco che è in P500 di GMT, gioco che mi interessava, e qua anche questo in Art and Final Development, oppure Made the Cut, non mi ricordo, però c'è da un po'. Ragazzi, guerra dei 30 anni, come dice il mio amico, l'amico alleato del canale Riccardo Masini, sono i guilty pleasures, questi qua, va bene, dai. Comunque molto interessante. Hex Encounters, dai, cioè, ragazzi, non abbiamo visto neanche un esagono fino ad adesso, cioè, ci vogliamo privare. Guarda che belle qua, guarda che bella mappa. Vedete, sono divise in regioni, sono su queste linee gialle tratteggiate, Moravia, Upper Palatinate, Franconia, bla bla bla, queste città di varie dimensioni, importanza, che vedete l'artista come le ha messe, tipo Hamburg, che è un tipo di città, poi abbiamo la cosa, Bayreuth, che è tipo priorato, abbazia, Nürnberg, con la umlaut, vabbè, che è già città più importante. E la bella roba di quest'art è che fanno proprio pop sulla mappa, nel senso trasbordano anche l'esagono un po', è una roba funzionale, intanto perché danno influenza varia intorno, ma se ci metti il counter sopra vedi cosa c'è sotto, e in più oltre a essere bella ti fa capire dove ti stai muovendo. Intanto molto semplice qua muoversi. L'unica roba che rompe un po' le scatole sono le colline, quando ci transiti o ti fermi sopra devi fare i test di fatigue, soprattutto se hai cavalry, hai perdite eccetera, però per il resto è abbastanza molto semplice. Tanto vedermi qua i counter, cannoni, qua cavallerie, fanterie, adesso non mi ricordo bene quant'è che aveva detto la rappresentazione di quanti uomini per counter. Vedete, intanto qua, sto qua si fa un giretto. Vabbè, la mappa a me cioè, piace veramente molto. Comunque un Hex Encounter abbastanza normale, però più sul lato, cioè, facile delle... non è che abbia molte complicazioni, ha tutte le sue tabelle, le sue robe da considerare, però le sue belle strategie. Vedete i leader qua, boh, mi sembra bello. Poi ci sono anche qui, va bene, ovviamente le zoc, ragazzi, ci sono le zoc intorno, e poi ci sono anche le zoc secondarie di un'unità, che sono tutta la cinta di esagoni che sono oltre quelli adiacenti. Se le eserciti, per esercitare devi avere cavalleria, puoi anche cozzare con una di un avversario, dopo dipende chi ha più cavalleria, sono tutte queste cose qua per il controllo. Poi per andare sopra una città tu puoi fare il pillage, ovviamente se è nemica, però per conquistarla devi avere un certo numero devi avere fanterie, sì, un certo numero, dipende dalla dimensione, ma ti serve l'artiglieria su quelle grosse, altrimenti fai il pillage eccetera, te subisci fatigue perché sei sopra. Vabbè, insomma, ci sono tutte le varie cose. Vediamo qua tabelle, ovviamente, cioè, ragazzi, ci priviamo delle tabelle.
Vedete qua, sì, qua comincia un po' l'aramaico, che alla fine non era un po', non è aramaico, abbastanza semplice, dai. Una volta, vabbè, col design che te lo spiega sembra tutto semplice. Che tra l'altro il designer qua è lo stesso di Plantagenet, ragazzi, molto interessante, il designer spagnolo, Francisco Gradail Vilar. Dai, questo era coso, Cuius Regio. Dai che andiamo anche qua a fare un giretto in futuro. Oh, e poi qua alle 8 è partita la... sì, capite, io dalle 10 di mattina fino alle 8 sono qua, mi sono demo. Fra poco facevo la fine dei cinesi che crepano al computer, che stanno 2 giorni collegati di fila e esplodono là. Oh, la mega conferenza di uno che sta... cioè... conferenza del amico, persona dichiarata amico ed alleato del canale, il numero 1 qua, Riccardo Masini from the depths of Inferno, che ha fatto una conferenza, ragazzi, cioè ha buttato tutto il coso, tutto il server, fra poco cresciava, era invisibile, c'era anche Folco, Enrico Acerbi che vedevano. Complimenti a Nastro, perché proprio con una passione ci ha presentato questo gioco che, anche se non sapevi che esistesse, anche se non lo volevi, ne volevi 3 copie, cioè guardate che bello, tutte queste slide bellissime che hai preparato, fatto questa connessione della presentazione, rapporto tra il contesto storico, come è introdotto nel gioco, come è simulato, come è rappresentato, e soprattutto ricordiamo intanto che c'è anche il suo nome scritto dentro sul manuale, quindi insomma parlava con cognizione di causa, da Dante a Folco, cioè, vedete quanto, come tutti gli aspetti. Comunque è stato veramente veramente interessante, un'ora bellissima, grazie Riccardo. In conclusion, much more remains to see. Sì, è un gioco spettacolare, presentato in maniera degna, complimenti ancora, dai. Sì, thanks. Gattone. Bello, ci stava. Oh, boh, dopo sta conferenza che mi ha incendiato, mi sono dovuto fare 2 grappette e mi sono aperto una birra ghiacciata, perché, cioè, e dopo sono andato un po' in aceto perché insomma ero anche stanco. Comunque ci priviamo di un tutorial del The Great Campaign of American Civil War, ma assolutamente no, anche perché non conosco ancora il sistema. Comunque è spiegato su Vassal, cioè non so, ho ancora difficoltà un po' a leggerlo. Comunque mi ha fatto una gran impressione, un grandissimo sistema, beh, non scopro io, Multiman Publishing, mi sembra che ci sia un sacco di cose da fare, cioè davvero molto interessante come sistema, non ti annoi mai, e poi un sacco di outcomes, di cose che, cioè, puoi giocare questo è lo scenario di Here Come the Rebels, mi ricordo doveva essere quello di Gettysburg. Comunque molto interessante, bello. E poi ci facciamo mancare un altro Living Campaign, ma no dai, anche che ora era mezzanotte, boh. Zizka Reformation and Crusade in Hussite Bohemia. Vediamo qua cosa combinavano nel XV secolo in Boemia. Anche questo è ancora indietro nel design. Ho assistito a una partita che è stata divertentissima tra Folco Ranchi e Christoph Correia. Cioè Folco che gli diceva di tutto qua, il designer, e a Christoph: ragazzi, voi siete troppo competitivi, cosa avete qua? Vabbè, alla fine sta andando bene per Folco. Comunque molto interessante, che questo ha tutte le sue cose particolari, perché veramente c'è tanta attività intorno a questo sistema Living Campaign. Ogni designer ha il suo take, che è bello, però questo sistema qua è una bomba, c'è poco a fare. Oh, qua demo di Fellowship of Simulations, casa francese. Questo è Napoleon Conquest, appena fatto il Kickstarter, una prevendita, perché praticamente andrà disponibile, però l'hanno stampato in 500 copie,
casa piccola, è quello che hanno fatto anche Verdansk dell'Inferno. Poi cosa hanno fatto? Wars of Religions, è venuto fuori l'anno scorso. Gioco interessante, interessante. Sì, a me ha incuriosito, infatti l'ho fatto anche, l'ho preordinato. È un gioco da 3-5 giocatori, no, in realtà da 2-5. E diciamo Wargame no, è un Eurogame, sì, più Eurogame, però sistema strano, dai, è un sistema ponte, un gioco diplomatico con molti elementi di Wargame e soprattutto gioco di strategia, ma nel senso di ha degli elementi di piazzamento lavoratori, non è neanche un piazzamento lavoratori, praticamente tutti i tuoi tracciati di sociale, di guerra, di questo, tu metti i tuoi consiglieri in base a influenza che hai, vedete c'è tutto un tracciato di vari valori, c'è il morale, la religione, c'è questo, c'è st'altro, tutti influenzano cose. Bello perché non è che dici vabbè io mi alleo con questo, mi alleo con quello, no, tu ti devi guadagnare l'alleanza, ti devi guadagnare, c'è tutto un sistema diplomatico rodato, quindi non è che è buttato là, dovrebbe, cioè, questo mi è molto interessato, poi bella mappa, belle carte, e anche muovere le armate, eccetera. Devi guadagnarti le azioni, devi avere i punti, cioè come che rappresenta praticamente il tuo sforzo per supportare un esercito, un'armata, la tua supply line. Poi dai, anche i counter sto qua. No, ci sta. Poi queste belle carte che hanno tutti dei valori a fianco si giocano durante la fase di risoluzione dove hai piazzato i consiglieri, come ti sei gestito e giochi la carta in base al valore, tipo il viola, il coso, questo, eccetera. Ci sono delle carte le puoi usare anche in battaglia, anzi spesso volentieri, quindi c'è anche sta cosa che non si capisce, tanto qua il mio bellissimo schermo, quindi che carta ha questo, questo, però devi avere i consiglieri di qua e di là per fare, cioè ti devi preparare insomma. E queste poi sono anche belle tematiche. Poi cioè, se sei su una regione non è che magari puoi riuscire ad attaccare anche solo una parte dell'armata del nemico o insieme. Poi anche il discorso del combined arms, che tu li puoi che sei fanteria, artiglieria insomma cavalleria, li puoi combinare con un marker solo, li sposti più agevolmente, ti costano meno, ha tutte le sue cose, dai. Combined Arms ovviamente ci deve essere, un gioco napoleonico. Poi ancora il mio schermo bello, qua le navi ovviamente, un sacco di robe decisionali. Comunque poi qua sì, hai vari autocamp, intanto vedete che belle le carte. Queste sono altre no, qua non c'entra niente, questo sta mostrando il prossimo gioco che farà, cioè Vendée 93, vabbè, che verrà fuori. Stavo dicendo, non mi ricordo, comunque c'erano varie cose da decidere, cose decisionali da fare. Sembra interessante, vedremo, dai, vedremo. Spero sia bello, insomma, dai, poi fare qualche serata piacevole. Il designer è molto entusiasta, infatti ha detto non avrebbe mai pensato di produrre un gioco di questo tipo, vabbè che è Lost che vende video buono, no il designer scusate, il publisher, vabbè che sembra Lost che vende video buono, però è convinto che, insomma sono convinti che sia bello, che possa piacere e quindi lo proveremo. Cosa bisogna dirgli ragazzi? Basta. Oh, poi qua alle 11, erano 11 di sera, sì dai, cosa, vediamo l'ultimo design di Ed Beach, che è Ed Beach, cioè adesso il Beach spero di pronunciarlo corretto, è quello di Here I Stand, è quello di Great Campaign American Civil Wars e tanti giochi. Ha fatto questo gioco qua, si chiama Border Rivers, che è attualmente at the printer sul programma P500 GMT. Tema stranissimo, cioè tutte queste incursioni di frontiera tra nella Scozia,
con gli inglesi, confine scozzese, perché praticamente lui ha detto, ho fatto sto viaggio in Inghilterra e aveva detto, ma boia cioè, vicino a sto fiume ci sono tutte queste fortezze, roba. Praticamente passavano sempre gli eserciti e depredavano tutto, finché anche i locali si sono attrezzati per depredare sia gli eserciti che anche i loro vicini. E c'è tutto questo discorso, è un gioco molto, molto euro, non lo so, non devo ancora inquadrarlo, non ho capito bene anche perché non ha fatto una demo proprio del coso, ha fatto una presentazione. Sono tutte ste carte, dovresti avere sti draft, tipo ha nominato Seven Wonders, boh. Però vedete tutta questa grafica pucciosa, non capisco, però ha fatto tutta la sua ricerca storica importante in realtà, che mi ha fatto un papiro all'inizio che ho detto cavolo. Poi però vedo tutte queste robette qua, quindi non ho capito, bisognerà vedere, perché speravo in una demo proprio del coso, invece no, ha fatto solo un discorso così alla larga. Oh, poi dai, cioè, un'altra partitina a Zisca, quel Heavy Campaign, non ce la facciamo, ma sì, vediamo un po' qua come funziona. Ci sono anche le bombarde, ragazzi. Le bombarde, dai, vogliamo mettere. Oh, questo è l'ultimo gioco del C3I Magazine. Desert Victory, Campaign in North Africa, del designer di Kursk, che ha vinto anche degli awards, Best Magazine Game, roba del genere, insomma. Aspetta qua, e sì dai, un ex encounter. Adesso mi ricordo solo per la particolarità perché cominciavo a essere un po' fuso. Veramente stavo un po' scoppiando. Comunque non sono fatto più demo complete. Sono entrato però nel coso qua di Young and Design, perché stanno facendo la demo dei Fur Crusade. Io leggo Fur Crusade, possono vendermi anche un pezzo di carta con scritto Fur Crusade, io glielo compro. Comunque un gioco più euro questo qua, però sempre robe interessanti, robe di Eklund. Robe di Eklund interessanti. Oh, poi siamo entrati qua che sto facendo un demo su Land and Freedom, che è un gioco sulla rivoluzione spagnola, che anche questo sembra un sacco di molto interessanti, della Blue Panther. Questo non so se sia, non ho capito se è uscirà o se è uscito è un print and play e c'è in print and play adesso e uscirà, non so, devo cercare. Comunque c'era anche Stuka Joe che gli faceva un sacco di complimenti per questo gioco qua, ma in effetti, cioè, da 3 giocatori anche questo, sembra insomma interessante, fatto bene, anche si divertivano un sacco quelli che lo provavano. Vedete, se abbiamo sti mat, ci sono un sacco di informazioni sopra, hai tutte le tue azioni, tutte le carte, robe da fare, poi ci sono vari obiettivi, condizioni che appaiono sul tabellone, tracciati. Poi ci sono queste caselle, queste holding boxes, ragazzi, poi le carte storicizzate, insomma, sembra un bel gioco, sembra un bel gioco. Oh, poi presentazione, non una demo di We Are Coming Nineveh, questo che sta uscendo per Nuts Publishing, anzi è già uscito, anzi ragazzi, ultimi pre-order con lo sconto, un gioco da 50 euro, vedete sulla battaglia di Mosul. C'era un grande spiegatore che non era il designer, però è stato coach di design, è un co-designer, un amico di Brian Train, uno che ha lavorato con l'intelligence, lavora con l'intelligence americana, disegna giochi per anche scopo di addestramento dell'esercito, eccetera, bla bla bla, ma anche altro. Gioco molto interessante, abbastanza easy to take. Battaglia di Mosul, conflitto irregolare, qua battaglia durissima, si combatte casa per casa, via per via, c'è tutta una cosa, ho detto il suo aspetto più bello, ovviamente un gioco a blocchi ragazzi, nascosto, movimento di pulsi a dare, qua hai tutta una fase di preparazione dove ti prepari le capabilities, le robe, hai ragioni di cosa vuoi fare eccetera, una cosa molto anche simulativa perché anche decidi dove vuoi fare la riorganizzazione eccetera, anche perché quando fai le campagne fai, non è che spingi, poi ti riorganizzi, riassesti le truppe, bla bla bla, poi rispingi, ti dai degli obiettivi, tutte queste robe qua, i droni, robe, belle carte. Dai, mi ha fatto una bella impressione, vabbè, infatti l'avevo preordinato, vedremo però, non sono sicuro. Però dai, anche il solo, se volete, question, boh, vedremo.
che ora si è fatto? L'1:48. Beh, il momento perfetto per una partitina Guerre de Saint-Jean, qua, come si pronuncia qua? Guerra di Cent'anni. Sistema Levian Campaign. C'era Mark Greenwald, grande, instancabile. E faceva sta demo qua, insomma, il gioco ovviamente prototipo, mega prototipo, però eventualmente ci facciamo mancare neanche questo, siamo dei vergognosi e bene così. Oh, e poi ci spariamo una bella demo di Jodian Hammer di Catastrophe Games. Questo è un gioco che è uscito l'anno scorso, è un CDG, point to point movement, però ci sono anche le aree, come vedete, che fanno robe, perché ci sono le ambush, robe tremende qua. Un bel gioco su Light, sì, è un bel gioco perché lo stavo guardando, ho visto già dei playthrough, queste robe qua, era in wishlist, poi non l'ho preso perché non si può avere tutto. Abbastanza sull'easy. Comunque dicevamo point to point movement. Qual è il tema? Diadochi, quindi epoca successiva alla morte di sì, Cristiano, sì, Ronaldo, di Alessandro Magno. E praticamente le fazioni sono i giudei e i greci, insieme a Palestina, zona sempre calda, sarà sempre calda, lo sapete, anche a spina al fianco per l'impero romano, sempre, e anche dopo e anche adesso, vabbè, insomma. Comunque tu giochi carta, punti operazione o l'evento, se fai l'evento va sul burn removed. La roba interessante è che anche l'avversario può giocarla dalla player discard. E allora poi le carte ti danno anche bonus nel combattimento, a seconda di che carta è, un più 2, più 1, quello che è, bla bla bla. Combattimento comunque tramite dado, roba abbastanza semplice. Si vince chi arriva a 12 punti vittoria, o se no finisce la partita quando rimangono 12 carte nel mazzo. È così, dai, insomma, dai tutte i tuoi operation value, vabbè, abbastanza dritta così, però è un gioco abbastanza veloce, però simpatico. Poi il tema un po' più così, poi comunque ti arriva sempre il gioco dell'Olandspiele con la mappetta in canvas, la scatolina tipo quella White Dog, non è che sta questo valore produttivo eccetera, però il gioco c'è, è un bel gioco. Tanto qua ti dicono il coso del casualty, il ciclo di battaglia che può andare sempre avanti, bla bla bla, insomma ti pompi i dadi con le carte e così. Questa è stata l'ultima demo, ragazzi, che ho fatto stasera, sì, stasera, ieri notte, ieri notte sì. Sì, dopo alle 3 ho detto va bene. Sto facendo come alla fine dei conigli in gabbia che hanno gli attacchi di cuore e poi esplodono tutto su un colpo, non capisci cosa è successo. E così, dai. Grazie della visione, io sono stato James, questo è Winter Quartering e buonanotte. Meglio anche per oggi perché... Comunque esperienza molto positiva questa convention, è stata bella che l'abbia organizzata facendo combaciare gli orari con noi europei, pensando che noi europei, c'è stato un sacco di afflusso, c'erano eventi di continuo a tutte le ore, cioè è impossibile farli tutti, infatti ho fatto il più possibile e non mi volevo neanche staccare perché poi sei cioè tu vuoi vedere, sapere. Davvero bello, quello che ho fatto io è stato un millesimo di quello che c'era. Comunque tirando insomma wrap up, esperienza ancora una volta super positiva. Tutto sto benedito costava $5 e sono stati $5 meglio investiti nella mia vita. E quindi Winter Quartering, James, grazie per essere stati con noi, alla prossima.